Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di ottobre 2022. Ok, abbiamo la carta del matto, amici della Vergine. Periodo di nuovi inizi. Quando c'è la carta del matto si parla di nuove avventure, di una fiducia ritrovata, di quello che è la partenza anche per qualcuno per un viaggio d'avventura proprio. Ok, il matto è la sferzata, è la nuova energia che arriva. Andiamo a vedere, grazie, i Ching dell'amore dicono la tomba dell'amore, carta numero 49. Oh wow! Bene, direi che qui si tratta di rinvigorire per non arrivare a questo, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta un po' più nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e il resto semplicemente lo lasciate andare all'universo. Nel caso poi non risuonasse nulla o se volete semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e per quello che riguarda la lettura andremo a vedere in una prima parte, diciamo, i movimenti energetici generali delle relazioni in generale, quindi famiglia, amici, un po' tutto. La seconda linea sarà dedicata ai single, mentre la terza linea sarà dedicata alle persone che sono in una relazione. Bene, andiamo a vedere l'energia di questo matto, come si sviluppa. Partiamo con la carta del mondo, quindi qui si tratta, guardate, non è un caso. Allora, il matto è un arcano numero 0, è un cerchio, ok? Parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. La carta del mondo, non in questo mazzo, in altri mazzi, è rappresentata con una corona di alloro. In realtà ce l'ha poi sulla testa, però anche qui rappresenta la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. E il matto può essere messo sia all'inizio degli arcani maggiori che alla fine e risulterebbe dopo la carta del mondo poi, quindi in un certo senso sono carte conseguenziali. Poi abbiamo la carta della luna e la carta del sole. Oh mamma mia! Ragazzi, partite con tre arcani maggiori molto belli, molto profondi, quindi è un inizio lettura direi importante. Sento molto forte perché abbiamo una carta che parla di divino femminile e una carta che parla di divino maschile. Quindi probabilmente per qualcuno qui si tratta di un'esplosione del cuore, un qualche tipo di questione emotiva molto presente in questo prossimo periodo, ok? Allora, con il mondo si parla normalmente di un cambio repentino, però propizio. Per qualcuno fa riferimento a cambiare una città, a cambiare magari anche un'azienda, cambiare casa, è un trasloco, è un trasferimento normalmente di lunga distanza. Per qualcuno si potrebbe trattare di una persona che ritorna da lontano, perché abbiamo la luna parla di passato, quindi qui si potrebbe trattare di un'energia, non necessariamente una persona, potrebbe anche semplicemente essere una dinamica, potrebbe essere una paura, c'è qualche tipo di sensazione, di emozione che ritorna dal passato e potrebbe per qualcuno essere collegato a questo mondo. La carta del sole mi parla di bambini, mi parla di espansione, mi parla di crescita, di prosperità, di sicurezza. Quindi sento che è come un po' se doveste riportare in equilibrio queste due parti, il divino maschile e il divino femminile, perché se avete questa energia del matto, è comunque un'energia molto esplosiva, molto dirompente, ingenua, propulsiva, impulsiva anche alle volte. E quindi forse c'è da riportare un po' di ordine in tutta questa energia sparsa, se vogliamo. Abbiamo un 5 di bastoni. Qui, ragazzi, lo sento un po' collegato a questa carta perché diciamo che c'è qualche discussione, qualche attrito, qualche tipo di competizione che in qualche modo, che potrebbe essere interna e non necessariamente con qualcuno di esterno, che in qualche modo influenza
la lettura, quindi potrebbero essere questioni tra cugini, potrebbero essere anche questioni tra amici, perché comunque abbiamo la carta del sole, il sole parla proprio di quelle che sono le relazioni di amicizia. Scusate. Ok, andiamo avanti poi con il 9 di coppe, che parla del sogno compiuto, ragazzi. Il 9 di coppe è una carta che parla di forte appagamento emotivo, di un senso di praticamente completezza. Non è proprio un 10, però ci stiamo avvicinando, ok? Ci stiamo avvicinando. C'è una sorta di zona di comfort con questo 9 di coppe, ok? Abbiamo poi anche un 2 di pentacoli e qui sento che qualcuno potrebbe tentare di gestire più situazioni, anche più relazioni probabilmente, se sono di tipo familiari, potrebbe essere che qualcuno stia cercando di mediare qualche tipo di appunto discussione o conflitto che c'è. Sta di fatto che con il 2 di pentacoli ci sono comunque degli alti e bassi, ma si termina con gli amanti, quindi con un forte equilibrio. Io credo che qui il discorso della tomba dell'amore sia riferito al fatto che c'è bisogno di trovare un nuovo sprint, ok? Un nuovo equilibrio, un nuovo modo di vivere il proprio mondo. Ripeto, la stesa inizia con tre arcani maggiori e finisce con un arcano maggiore, quindi è un periodo di potenzialmente forti cambiamenti sia a livello interno, perché abbiamo la luna guarda dentro, è collegata con il subconscio, è collegata con i sogni. Qui abbiamo due carte in realtà che parlano proprio di quello che è un sogno, magari che volete realizzare, però sento che c'è bisogno di un certo ordine, di una certa struttura, di una certa azione, perché il sole comunque è una carta che parla di divino maschile, di yang, di azione, di fare, di agire, di andare e quindi probabilmente c'è una sorta di equilibrio che bisogna riportare tra il vostro divino maschile e il divino femminile per una questione di, come vi dicevo, discussioni o attriti che potrebbero essere sia interni che esterni. Ok? Si finisce comunque, vi dicevo, con la carta degli amanti, quindi si va verso l'equilibrio. La seconda, e in realtà è una stesa molto bella, eh? Appunto, c'è questo sviluppo verso il ok, sono pienamente appagato, o meglio, sono quasi pienamente appagato, sono vicino a raggiungere il mio sogno compiuto e cerco di fare uno sforzo in più, cerco di gestire queste situazioni insieme in modo da riuscire comunque ad arrivare o a portare questa situazione ad un livello di armonia. Ok, andiamo a vedere per i single che cosa vi posso dire. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario. Sette di bastoni e asso di pentacoli. Qui sì, c'è bisogno di agire, c'è bisogno di fare un'azione, di iniziare un viaggio, di iniziare un percorso, di iniziare un nuovo cammino. Quello che sento è che però siete probabilmente in una, in una, come vi posso dire, in una vibrazione un po' bassa, perché comunque quando c'è 6 di bastoni al contrario si parla di una persona che ha un senso di fallimento, ha un senso ehm, di frustrazione, appunto, come vi dicevo prima, e il fatto che ci sia 7 di bastoni mi dice che qualcuno si sente un po' da solo in questa lotta, magari verso l'amore, magari verso l'equilibrio. mm? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. 10 di bastoni e 6 di pentacoli, quindi qui abbiamo la necessità di lasciare indietro probabilmente, più che, invece che chiamarlo fallimento, chiamatelo esperienza, perché comunque le esperienze a volte funzionano, a volte non funzionano, ma comunque sempre insegnano, quindi alla fine sono sempre utili. E non le esperienze, i progetti a volte funzionano, a volte non funzionano, però comunque sono esperienze utili che fanno crescere, ci fanno imparare qualche cosa.
Qui con i 10 di bastoni sento che bisogna lasciarsi indietro probabilmente questi attriti, questi conflitti interni, ok? Vi dirò, avendo comunque la carta della luna e la carta del sole, quello che sento è che potenzialmente c'è una persona vicino a voi che potrebbe essere del vostro circolo di amicizie più stretto, con il quale o la quale c'è una forte, forte, forte sintonia, c'è un forte, come vi posso dire, completamento, e con il quale o la quale si potrebbe arrivare a questa armonia di cui ci parla la carta degli amanti. Se proprio non aveste nessuno in mente, non avete amici o cose di questo genere, la carta degli amanti può parlare di amor proprio, ok? Quindi il gestire diverse situazioni, diversi lati conflittivi magari di se stessi per riuscire ad arrivare ad un appagamento completo. Ok, andiamo a vedere l'ultima carta, perché comunque con i 6 di pentacoli e il 2 di bastoni c'è un guardare al futuro, c'è un guardare in avanti, un fare progetti. Con questo 6 di pentacoli sento che qualcuno imparerà a dare il giusto, ad essere un po' più equilibrato. Ripeto, qui avevamo divino maschile e divino femminile, quindi in realtà sento che siete già equilibrati in questo senso per quello che riguarda il dare e il ricevere. Si è girata anche questa carta. Sì, qui sento che è come se non ehm, dovete affrontare questa sorta di zona d'ombra, che non è una zona d'ombra in realtà perché è un'esperienza, secondo me, quella a cui fa riferimento 6 di bastoni, e c'è da fare quello che è un lavoro interiore, ok? Abbiamo un cavaliere di spade e l'unica figura della stesa, della linea, però guarda caso casca sotto la carta degli amanti. Quindi per certi versi sento che sarà il guardare al futuro, il muovervi da questo tipo di situazione che vi darà la possibilità, probabilmente attraverso un viaggio, uno spostamento, di conoscere questo cavaliere di spade, che vi dirò, ehm, vedendolo così potrebbe essere una conoscenza sporadica che non porti a niente, ehm, perché comunque, ecco, è un cavaliere di spade, a testa in giù, quindi va, viene, non si capisce bene se c'è o non c'è. Però c'è la carta degli amanti sopra, quindi io credo che sia solo un'energia iniziale. Mm? Mi racconterete poi con i commenti. Allora, andiamo a vedere adesso per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere che tipo di energie ci saranno nel prossimo periodo. Asso di denari che si ripete al contrario. La stella al contrario. Un 2 di coppe, un 4 di bastoni al contrario. Ecco, qui forse sento un po' più forte l'energia di questa carta numero 49. I single forse risuonano un po' di più con la carta del matto. Allora, asso di pentacoli al contrario, stella al contrario, 2 di coppe, 4 di bastoni al contrario, 4 di pentacoli al contrario e 7 di pentacoli. Tanti pentacoli. Allora, vi sento un po' demotivati, sinceramente. Qui abbiamo la stella al contrario, qui abbiamo la luna, sempre inerente a quello che è un sogno, un obiettivo. Potrebbe essere lo stare insieme a quell'amico, quell'amica, quella persona di fiducia di cui vi parlavo prima. Ehm, si vorrebbe qualche cosa di più, insomma, da questa relazione, da quello che già avete in essere. E qui avendo il 4 di bastone al contrario, per qualcuno si tratta di una convivenza piuttosto che di un matrimonio, piuttosto che di un'ufficializzazione di qualche cosa che sia, diciamo, chiaro a tutti. Ecco, è un po' regolarizzare le cose. E il 4 di pentacoli al contrario suggerisce di non attaccarsi troppo a quest'idea, a questo 2 di coppe, a quello che potrebbe essere l'idea di andare avanti più in modo più ufficiale, ok?
è un po' come se vi dicessero aspetta un attimo, staccati da quest'idea e aspetta un attimo perché in qualche modo poi arriva la giustizia divina. A fine lettura avete la giustizia, che tra l'altro è un'altra carta di equilibrio, esattamente come gli amanti. Ok? Vi ricordo che quando arriva la giustizia normalmente è perché arriva per fare qualche taglio. Qui c'è qualche cosa che non inizia come dovrebbe, come potrebbe o come voi vorreste. Ok? E con la stella al contrario sento che qualcuno ha anche un po' perso le speranze ed è probabilmente per quello che avete bisogno di questa energia frizzantina del matto per integrare questo periodo, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi posso dire ancora. Andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione o di questa relazione. Trasformazione e seguire il flusso. Allora, questa è la carta della morte e qui abbiamo un fante di coppe. Scusate, un asso di coppe. Quindi c'è qualche cosa qui da trasformare, potrebbero essere le dinamiche, gli equilibri, però guardate, io in realtà vedo che è una bella energia, è una bella energia. Avete tanti arcani maggiori, sono tutti comunque arcani maggiori molto belli. La luna forse indica un po' di offuscamento da parte vostra, ecco, potrebbe essere per qualcuno, non per tutti, però qui sento che c'è da trasformare qualche tipo di pensiero, qualche tipo di... può anche essere il sogno. mm? C'è da fare una trasformazione interna comunque. Vi dico, avete già anche la carta del matto, parla di nuovi inizi, e la carta della trasformazione parla di rigenerazione, rinascita, e poi abbiamo seguire il flusso. Sento che in qualche modo siete un po' guidati dall'universo, ma comunque anche alla fine avete la carta della giustizia, avete la carta del mondo, che a inizio lettura, quindi in qualche modo c'è un po' lo zampino dell'universo in tutto questo percorso. L'unica cosa, ecco, qui abbiamo la carta che è la tomba dell'amore. Cerchiamo di sfruttare questo matto per non far morire quello che c'è, ecco. Soprattutto nell'ultima lettura, lo sento perché qui qualcuno ha perso le speranze, eh. Ok, andiamo a vedere per le fatine, cioè con le fatine, che messaggio hanno ancora da darvi. Ispirazione. Questa fatina vi dice di rimanere pronti perché in qualsiasi momento potreste ricevere l'ispirazione che state aspettando. Può arrivare o da sopra o da sotto, da ogni direzione fondamentalmente. Quell'idea, quell'ispirazione, quell'illuminazione. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, del supporto che mi date sempre, con i commenti, con le iscrizioni, i like, le condivisioni, le donazioni. Quindi grazie di nuovo a tutti. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!